Quando parliamo in italiano e più precisamente quando raccontiamo una storia, abbiamo bisogno di alcune parole magiche che mettono insieme le parti del discorso. Queste parole sono i connettivi logici. I connettivi possono essere preposizioni, espressioni, congiunzioni, avverbi che mettono insieme più frasi tra loro. Quindi ci servono per esprimerci in modo più chiaro, lineare e con maggiore correttezza. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se non vuoi perderti nessuna delle prossime lezioni, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti i prossimi video che pubblicherò. In questa lezione ci occupiamo di connettivi temporali che ci servono per comunicare con precisione l'ordine cronologico degli eventi, quando raccontiamo una storia o quando raccontiamo la trama di un film che abbiamo visto o di un libro che abbiamo letto, per esempio. Sicuramente conosci già alcuni di questi connettivi temporali, come prima, dopo, quando, mentre e così via. Quella di oggi non sarà una lezione esaustiva su tutti i connettivi temporali, ma voglio mostrartene alcuni che gli italiani usano tutti i giorni e che gli studenti fanno più fatica a memorizzare. Iniziamo subito. Ti darò qualche esempio per ogni connettivo. Il primo connettivo di oggi è allora, allora. Lo so, tu probabilmente conosci già un significato di allora. Spesso usiamo questa parola come sinonimo di quindi, ma allora ha anche un altro significato. Usiamo questa parola per indicare un momento più o meno preciso nel passato. Può sostituire espressioni come in quel momento, in quel periodo o a quel tempo. Vediamo subito degli esempi. Sono cresciuto negli anni 90. Allora i bambini non usavano i cellulari. In questa frase allora significa in quel periodo, a quel tempo. Quindi usiamo allora per riferirci a un momento del passato. Stavo per andare a dormire e proprio allora è suonato il telefono. Qui allora indica un momento del passato ancora più preciso. Significa in quel momento, esattamente in quel momento. Appena, appena. Appena può avere due significati: da poco tempo oppure subito dopo che, quando. Vediamo degli esempi per capire meglio. Siamo appena partiti e tu mi chiedi a che ora arriveremo? In questo esempio, la famiglia che vediamo nell'immagine è partita da poco tempo per il viaggio e il bambino probabilmente si sta già lamentando perché vorrebbe arrivare il prima possibile. A quel punto la madre risponde: siamo appena partiti e tu mi chiedi a che ora arriveremo? Appena significa da poco tempo, siamo partiti da poco tempo. Anche in questo esempio il significato è lo stesso. No, non mi disturbi, ho appena finito di lavorare, ho appena finito di lavorare, ossia ho finito di lavorare da poco tempo, da pochi minuti. Ma appena può significare anche subito dopo che, immediatamente dopo che. Per esempio, appena ho saputo che Maria era in ospedale, sono corso da lei, cioè immediatamente dopo che ho sentito la notizia, sono corso da lei. Appena andrà in pensione,
potrà passare più tempo con i suoi nipoti. Subito dopo che andrà in pensione o quando andrà in pensione potrà passare più tempo con i suoi nipoti. A volte potresti trovare il connettivo appena preceduto dalla parola non. In questi casi il non è pleonastico, ossia non cambia il significato della frase, è superfluo, però lo usiamo abbastanza spesso in questo tipo di frasi. Un altro connettivo molto usato è subito, subito, che molti studenti confondono con la parola presto. Subito significa immediatamente, prontamente, all'istante. Quando ho acceso la stufa, la stanza si è riscaldata subito, ovvero la stanza si è riscaldata immediatamente. Sei già arrivato? Allora scendo subito. Subito dopo essermi svegliato, ho preparato la colazione. All'improvviso, all'improvviso. All'improvviso significa improvvisamente, da un momento all'altro, inaspettatamente, o per usare due espressioni idiomatiche, di colpo, di punto in bianco. Era una bella giornata di sole. Poi all'improvviso le nuvole hanno coperto il cielo. Non ho potuto evitare l'incidente. Quella macchina è sbucata all'improvviso. Il verbo sbucare significa apparire inaspettatamente, uscire all'improvviso. Il ponte è crollato all'improvviso, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Prima di continuare, voglio dirti che è possibile ripassare il contenuto della lezione semplicemente scaricando il PDF gratuito che ho preparato per te. Lo puoi trovare nel link in descrizione. Scaricando il PDF troverai la trascrizione della lezione di oggi, ma anche degli esercizi per praticare i connettivi temporali che stai imparando. Torniamo alla lezione. Il prossimo connettivo è nel frattempo. Nel frattempo. Nel frattempo indica un intervallo, uno spazio di tempo tra due momenti successivi. È sinonimo di intanto o nel contempo. La dentista arriverà tra poco. Nel frattempo, la sua assistente fa accomodare il paziente. La cena è quasi pronta. Nel frattempo potete iniziare ad apparecchiare la tavola. Gli invitati stavano arrivando alla festa. Nel frattempo Giorgia era in camera a scegliere i vestiti da indossare. In seguito, in seguito. In seguito significa dopo, successivamente, in un secondo momento. In seguito può essere usato anche per indicare una causa, quando è seguito dalla preposizione a. In questi casi è sinonimo di espressioni come a causa di. Analizzeremo il problema e in seguito prenderemo una decisione. Dopo, in un secondo momento, successivamente prenderemo una decisione. Prima abbiamo visitato i Musei Vaticani, poi la Fontana di Trevi e in seguito siamo andati anche a Villa Borghese. E ora vediamo un esempio in cui in seguito, con la preposizione a, indica una causa. La strada è chiusa in seguito a una frana. La strada è chiusa in seguito a una frana, ossia la strada è chiusa a causa di una frana. L'ultimo connettivo di oggi è finché. Finché. Finché può avere due significati diversi. Per tutto il tempo in cui o fino al momento in cui. È un ristorante a prezzo fisso. Paghi 30 euro e mangi finché sei sazio. Sazio è un aggettivo che indica una persona che non ha fame. Quindi, in questo esempio, finché significa fino al momento in cui.
puoi mangiare tutto quello che vuoi fino al momento in cui sarai sazio. Antonio deve restare in ospedale finché sarà guarito. Anche con finché è possibile trovare la parola non, ma anche in questo caso il significato della frase non cambia. Antonio deve restare in ospedale fino al momento in cui sarà guarito. Il non è pleonastico, non ha una funzione e non cambia il significato della frase. Ma come ti ho detto, finché può avere anche il significato di per tutto il tempo in cui, come in questo esempio, domani è domenica e posso dormire finché voglio, cioè posso dormire tutto il tempo che voglio, per tutto il tempo in cui vorrò farlo. In questo caso il focus non è sul momento finale, come negli esempi che abbiamo visto prima, ma è su tutta la durata dell'azione, sul momento precedente alla fine e sulla sua durata. Vediamo un altro esempio per capire meglio. Puoi giocare fuori finché c'è il sole, puoi giocare fuori finché c'è il sole. Per tutto il tempo in cui ci sarà il sole, puoi giocare fuori, poi dovrai tornare a casa. Questo è il senso di finché nelle ultime due frasi che abbiamo visto. E ora voglio concludere la lezione di oggi e la spiegazione di finché leggendoti una citazione famosa di un grande intellettuale italiano, Pierpaolo Pasolini. Finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. E siamo arrivati alla fine della lezione di oggi. Ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente il PDF che ho preparato per te, così potrai ripassare il contenuto della lezione e fare un po' di pratica con degli esercizi. Ti ringrazio per aver guardato la lezione fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. Ti mando un forte abbraccio. Alla prossima!